la farò mai, mai. L'alta moda sembra irraggiungibile, ma se ti dicessi che voglio trasformare una giacca Zara in questo capolavoro Schiaparelli con pochissimo budget, benvenuti nella mia sfida impossibile. Allora, ho un'ossessione, ma questa ossessione è anche un problema perché esce un po' fuori dai soliti quadri e canoni di quello che faccio. Praticamente voglio replicare questo effetto Schiaparelli, oro liquido, alta moda pura, ma non ho migliaia di euro ovviamente da spendere. Guardate che meraviglia. Sicuramente dovrò semplificare il progetto perché è troppo complesso. Loro hanno questo come cape che sotto poi c'è questo mini abito con sempre questo oro colato. Ecco qua, ma io lo vorrei riprodurre su una giacca in misura ovviamente un po' ridotta. Questa è la sfilata Haute Couture Spring Summer 2021. Qui possiamo osservare il dettaglio che è una sfida perché veramente non capisco ancora come è fatto, quindi insieme scopriremo. E soprattutto la giacca ha elementi più tridimensionali rispetto all'abito che mi sembra un po' più piatto. Qui invece abbiamo effetti 3D. Vi ricordo anche le condizioni. Ho un bambino piccolo di 2 anni e mezzo. La tata che non è disponibile, adesso vabbè per le periodi festivi proprio non è disponibile se non per qualche ora a settimana. In che cosa mi sto cacciando? Sono matta, non ce la farò mai, mai. Budget limitatissimo per questo progetto. Ma ragazzi, voglio veramente svoltare quest'anno. Ho deciso, sento dentro di me questo bisogno di fare qualcosa di grandioso, di questi progetti che mi sfidano mentalmente, mi sfidano a livello di genio. Voglio vedere i risultati straordinari, voglio proprio farvi vedere quanto è meraviglioso questo mondo del ricamo di alta moda, che può spaziare quindi sì verso il ricamo di alta moda e queste opere come questo di Schiaparelli grandiose, e verso qualcosa di più applicabile per i nostri clienti, per atelier o per noi stessi. Quindi dai, al lavoro, non vedo l'ora di trovare una giacca adatta. E la sfida quindi principale in cosa sta? Trasformare una giacca fast fashion in una giacca da museo, couture, pezzo bijou. Certo che sono molto nervosa perché basta sbagliare scelta dei materiali, costruzione, applicazione e diventa una giacca da carnevale e non da haute couture, ma mi ci metto in gioco e adesso il prossimo passo è scegliere la giacca insieme. Ho già dato un'occhiata al sito di Zara, a noi abbiamo bisogno di una giacca senza colletto e non trovo la mia taglia, quindi adesso devo vedere cosa fare, vediamo insieme. Allora ragazze, missione giacca è già cancellata. Dall'ultima frase che vi avevo detto è passato del tempo, ho messo a dormire mio figlio, mentre dormiva ho cercato questa giacca, e la giacca con lo scollo senza colletto come mi serve non si trova, però sono riuscita a trovare un abito mini. Io mini non li porto mai, però non fa niente, c'era anche la taglia, non importa, per l'arte sacrifico anche la mia modestà nel guardare mini, poi magari per me sarà lunga, quindi lo vedremo. E ho ordinato quindi un abito e anche le scarpe con tacco che indosserò solo in questa occasione, perché con figlio piccolo, come potete immaginare, non ho dove mettere le scarpe con tacco alto, però avevano quel dettaglio in oro che mi è piaciuto molto da abbinare all'abito, anche perché comunque non ho altre scarpe nere. E niente, qui vedete tutti i dettagli mentre scorrono mentre parlo, e quindi non c'è più la via di ritorno, si lavora su questo progetto. L'abito arriverà 8 gennaio, quindi fra 8 giorni, oggi è il 31 che sto registrando. Nel frattempo possiamo dare un'occhiata ai materiali in oro che ho in casa. Lì sono utilizzati i tubicini di 2 o 3
3 sfumature diverse fra oro caldo, oro freddo e una specie di bronzo cognac un po' più quindi scuro, bellissimi. Devo vedere cosa ho io in casa, ma vediamo tutto, non solo tubicini, perché magari ci viene qualche altra idea creativa. E così iniziamo un pochettino a entrare nel vivo del progetto. Iniziamo. Allora ragazze, ora l'abito è in viaggio e arriviamo alla parte che mi fa più paura, che sono i materiali. Già vedo che mi sembrava di avere chissà quanti tubicini color oro, ma non ce ne sono così tanti, ce n'è qualcuno ma sicuramente non basta per tutto il progetto, questo è poco ma sicuro. Ma vediamo che cosa ho a disposizione. Allora, iniziamo da questo campione. Qui ho trovato tubicini ma non sono lisci, sono esagonali. Ovviamente questa è una piccola rimanenza che ho, potrebbero andare bene. Devo solo riordinare in quantità e vedere se ci sono anche altre sfumature dello stesso tipo. Perline, che ne ho abbastanza, ma non mi piace l'effetto perché perlina, essendo più piccola, crea quell'interruzione che poi non dà l'effetto di quel materiale lungo che crea poca interruzione. Ho anche perline Delica oro, ma ripeto, anche come quantità di lavoro sarebbe infinita, quindi perline le mettiamo subito da parte. Ok, cos'altro ho a disposizione? Qui ce l'ho la mia busta preziosissima, tutti i Miyuki Precious Beads, che sono tutti di metalli preziosi, e qui ho sia tubicini, ecco vedete, guardate per esempio questi, ve lo faccio vedere qui da vicino, ecco tubicini in oro proprio, però vedete 7 grammi, dove ne prendo altri? Questo un pacchettino costerà su $20, cioè non è neanche una cosa realistica utilizzare qualcosa del genere, forse come un dettaglio in mucchio di altri tubicini molto più economici, sì, sempre di qualità ma non di oro puro. E qui vabbè ci sono anche di questo tipo, queste erano oro esterno, qui invece oro è applicato al foro interno, esternamente solo vetro trasparente, tubicini un po' più corti, però ecco tutti questi possono essere dettagli aggiunti qua e là molto sporadici. Ho moltissimo materiale per il ricamo in oro, vedete, e l'idea potrebbe essere sostituire tubicini con il filo giapponese, guardate che meraviglia, potrebbe essere sia più leggero che dare lo stesso effetto, unica cosa che non ho sfumature diverse di oro, potrei avere solo oro così un po' giallo ocra e un oro un po' più chiaro, ma non bronzo o cognac scuro. E ovviamente non vado ad utilizzare fili metallici perché pesanti e perché comunque si ossidano col tempo, potrebbe cambiare, anche se in maniera magari molto elegante e nobile come cambiamento di sfumatura di questi fili metallici, però ecco, lo eviterei. Per tutto quello lavoro che andiamo a fare, insomma, mi sembra anche logico. Quindi e questo filo giapponese l'avrei anche in uno spessore maggiore, potrei quindi valutare o tubicini o il filo giapponese e fare i primi test. Poi ho a disposizione questi tubicini che ho trovati, che possono andare bene, ma quello che ho è qui e non c'ho altro, e il negozio che li forniva è chiuso, ha chiuso definitivamente. Meravigliosi, possiamo utilizzarli anche come una parte del progetto. E la mia ultima speranza è questa scatola qua, che ho il materiale recente e non mi ricordo più che cosa c'è dentro, vediamo insieme. Allora, perline no, vari fili, paillette, ecco una specie di semi tubicino di oro chiaro. Quindi ragazzi mi sa proprio che dovrò ordinare anche i tubicini e aggiungerli al conto. Qui ecco però ho semi tubicini in colore cognac che potrebbe essere utilizzato, anche se è cortino. Queste sono perline
E basta, non ce l'ho, tubicini, non ce l'ho, io credevo di averli. Insomma ragazze, ecco qua il primo problema, quindi temevo non invano la situazione col materiale perché la mia memoria mi inganna. Io ero convinta di avere tubicini 5 mm oro, non lisci, sì, pensavo di averli esagonali, niente, non ce li ho, quindi non posso fare neanche il primo test. Quindi devo ordinare il materiale oppure ripiegare la situazione sul filo giapponese. Ora devo fare la ricerca online, perché è tutto online, io abito in paesino, dei tubicini, vediamo cosa c'è a disposizione e quanto costano, e questo mi farà fare una decisione riguardo ai primi campioni da fare. Sicuramente ci sarà un campione di imbottitura e sicuramente ci sarà un campione di materiale per vedere se riusciamo ad ottenere l'effetto proprio come sulla giacca di Cape di Schiaparelli. Quindi dovrò inventarmi una tecnica mista e improvvisare. Se invece volete imparare le regole prima di infrangerle, come sto facendo io praticamente adesso, date un occhio al mio corso base che vi lascio in descrizione. Lì c'è veramente metodo rigoroso, qui invece c'è l'avventura. Allora ragazzi, anche i tubicini sono stati ordinati. Ho passato del tempo a cercarli qua, là, se alla fine li ho ordinati dall'Inghilterra, perché lì ho trovato color oro, quasi 5 mm, topazio e topazio scuro. Così li abbiamo nei colori di 3 tonalità diverse come nel lavoro originale di Schiaparelli. Che dire? Non vedo l'ora che arrivi tutto questo materiale. Sono super nervosa perché anche lì adesso i conti ammontano a 87 euro più 115. Settimana prossima arriva il pacco e faremo le prime prove del nostro campione sul abito reale. Invece io questi giorni inizio a fare i primi campioni e li vedrete nel prossimo video. Intanto iscrivetevi al canale per vedere se ho buttato i miei soldi in vano o se invece nascerà un capolavoro. Ciao! Questa parte è conclusa!